Ciao ragazzi, come state? Bentornati o benvenuti sul canale. Se è la prima volta, nuovo video, nuova avventura, questa volta in Italia centrale finalmente. Partirò da Bologna, precisamente da Sasso Marconi, e raggiungerò Cesena con una traccia che passa in mezzo agli Appennini. Passerò da alcuni passi che conosco già, passo il Giovo, molto importante per la guerra, ci fu lo sfondamento della linea gotica, passo della Raticosa, il passo dei bolognesi, e poi attraverserò un passo che è il più alto passo, siamo a circa 1200 metri, dell'Appennino tosco-emiliano, il passo della Calla, famoso anche per il Giro d'Italia. La mia destinazione finale, tuttavia, è la Rocca di Salleo, un posto incredibile. C'è questa rocca che è stata edificata lì, pensate, fin dal tempo dei Romani, ci si rifugiò un re d'Italia durante varie battaglie, è una storia veramente molto lunga, ma è diventata famosa perché fu il luogo di, tra virgolette, villeggiatura di due persone molto particolari. Il primo era Felice Orsini, una persona che ebbe una vita molto movimentata, combatté contro lo Stato Pontificio per la libertà della Romagna, andò in Inghilterra, una storia molto complessa, una biografia molto complessa, che comunque impallidisce a confronto dell'altro personaggio che fu ospite delle prigioni di Salleo, perché chiaramente era, essendo fortificato sopra in cima a una rocca, c'è questa prigione molto ben sorvegliata, e il seconda persona è il conte di Cagliostro, molto famosa, anche lui una vita letteralmente rocambolesca. Se guardiamo rocambolesca sul vocabolario c'è la faccia di questa persona. Alla fine fu imprigionato lì, poi comunque ne parleremo meglio quando sono lì. Passerò posti molto particolari, incontreremo come sempre dei piccoli aneddoti da raccontare lungo il percorso. Adesso vi porto come in moto. Prima un piccolissimo annuncio: ho fatto lo store del canale dove ci sono berretti, magliette, tazze, zaini, qualsiasi cosa. Se volete aiutarmi un po' a sostenere il canale, se vi sono utili questi video e qualsiasi cosa, potete un po' aiutarmi a comprare benzina comprando uno di quegli accessori in cui io guadagno una piccola percentuale. La traccia del percorso invece gratuitamente, assolutamente gratuita come in tutti i video, la trovate qui sotto in descrizione e la potete scaricare solamente cliccando il link. Adesso andiamo in moto. Ragazzi, eccomi qua, appena uscito da Bologna, precisamente a Sasso Marconi. Ho impostato la traccia da Sasso Marconi a Cattolica, sono 300 km, mi dà circa 6 ore Osman il navigatore, ci sono circa 15 km di sterrato, ma non sono un problema. Ho caricato la transalpa come un mulo perché in realtà ho la mia attrezzatura, insomma, per fare un po' di video, quindi sulle valigie rigide che sono più comodo, e poi le valigie morbide per andare a fare il Queen Trophy, che chiaramente necessita di valigie morbide perché ci sarà off-road a manetta. Sono posti che non conosco, non ho studiato troppo la traccia perché volevo un po' mantenere il fattore sorpresa, che è fondamentale, questo aspetto di avventura mi piace tantissimo nei viaggi. La giornata è bella, spettacolare, ho passato la pianura padana, c'era una nebbia terribile, ma qua è una giornata bellissima di settembre, quindi i fattori per una bella avventura ci sono tutti. Vamos, let's roll! Ok, sono partito, la traccia va un po' interpretata perché non è che segua proprio la strada, e a volte è un po' sbagliata, praticamente non è sovrapposta alla strada esattamente. E adesso andiamo alla scoperta dell'Appennino. Allora, mi sono un attimo fermato qua, avevo bisogno di comprare panini, acqua, andare al bagno e far colazione. Guarda qua che figata questo baretto, 1964. Dentro è cambiato pochissimo, tabaccaio, vende birra, salami, formaggi. Sono quelle botteghe di paese che sono quasi del tutto scomparse e che invece rimangono in questi posti fantastici. Sono 26 gradi, temperatura perfetta. Beh, devo dire che queste curve sono veramente divertenti, proprio curvone da circuito. Sono a 4 km dal famoso passo della Raticosa che ho fatto anche l'anno scorso, che è il passo dei bolognesi, diciamo. Pazzeschi. Eccoci qua, questa è la Raticosa perché riconosco le pale eoliche vecchissime, una addirittura non ha nemmeno tutte e due le pale. Eccomi qua, Raticosa, Raticosa. Ci sono un po' più di moto rispetto all'ultima volta che ero venuto io, e carino, sicuramente carino. Ok, continuiamo, let's roll. Questo passo è anche bello perché le curve sono divertenti, molto ampie, e l'asfalto è tenuto benissimo.
E eccomi tornato a salutare il passo del Giogo, sempre bello ventoso. Eccoci. Ciao Giogo. Guarda qua quanti adesivi ci sono. È chiuso, però adesivi a manetta. Spettacolo. Arrivato al passo del Giogo e qua la locanda. Pensate che qua esattamente 78 anni fa, nel settembre del 1944, ci fu lo sfondamento alleato della linea gotica. La linea gotica era questo sbarramento difensivo che era stato apprestato dai tedeschi della Germania nazista nell'Italia centro-settentrionale, appunto per impedire l'avanzata alleata. Qui ci furono 5 giorni di combattimenti e gli alleati sfondarono proprio qui la linea gotica. Siamo a settembre 2022 e quello successo a settembre del 44. Infatti poi al passo della Futa c'è tutto un cimitero, un monumentale, e adesso qua non c'è nessuno. Fanno sempre pensare a questi ragionamenti quanto comunque siamo fortunati. 78 anni fa sono veramente uno sputo in termini storici. Comunque un passo anche questo molto famoso, perché guardate qua quanti adesivi ci sono. Guarda che roba qua di tutti i motoclub, spettacolare. Allora continuo, mancano ancora 260 km. Ok, finora quindi sono passati in 2 posti che conoscevo. Ora vediamo se dov'è questa traccia segreta. Guarda qua che bella, Vespa e Lambretta. Ma è meglio la Vespa o la Lambretta? La Lambretta è Innocenti, no? Sì, Ah, quello che facevi tubi. ma dai. Bellissime, buona giornata e buon giro. Ciao. Sì, bellissimo. Sì. Dovete farlo con la Lambretta. Vabbè, ma prima i viaggi li facevano con quelle, Ciao. E qua siamo all'autodromo del Mugello. Qua dietro c'è il circuito. Ecco qua il famosissimo ingresso col casco rosso e il tricolore. Pomino, produzione di vini pregiati del 1716. Non l'ho mai sentito nominare il Pomino. Mi perdo qualcosa? 24 gradi, 1055, passo della Consuma. E sembra proprio che ci siano locande dove c'erano i vecchi sentieri, dove c'erano le vecchie strade. Ogni tanto una locanda, e queste strade servivano appunto dall'interno per raggiungere la costa, perché qua intorno a vista d'occhio non c'è niente. Queste zone d'Italia in cui non c'è troppa urbanizzazione sono rimaste intatte, sono bellissime. Passo della Calla. Questo passo mi sta piacendo, è in mezzo a questa valle molto stretta. Che figata, bellissima. Allora, qui siamo alla fine della Toscana, fine della provincia di Arezzo, entriamo in Emilia Romagna, Forlì, Passo della Calla, 1296. Secondo me sono ignorante io non averlo mai sentito, perché è veramente bello, proprio divertente. Poi ho appena scoperto che probabilmente l'unico a non conoscere Passo della Calla ero io, visto che ci è passato il Giro d'Italia. Le solite scoperte note a tutti. Comunque questa parte qua di bosco, che sembra tutto naturale, è totalmente un rimboschimento. Questi qua sono tutti abeti rossi, se non mi sbaglio, è una pecceta, che non è assolutamente il tipo di bosco che c'è qua. Qua dovrebbero esserci faggi, querce. Il brutto poi di questo tipo di rimboschimenti è che gli aghi cadono, rendono il terreno acido. Il terreno acido è un tipo di terreno in cui può crescere solo l'abete, e quindi il sottobosco praticamente non esiste. Ne risente un po' la biodiversità, ecco. Adesso sto scendendo da questa strada, sempre bellissima, sempre con zero traffico, in mezzo a quest'area fatta completamente di calanchi, formazioni montuose in cui la montagna si sgretola un po', è dovuta chiaramente all'azione delle piogge. Parliamo di cose che avvengono in secoli, se non in millenni, È proprio un paesaggio tipico dell'Italia centrale. Qua tutta la roccia è stratificata, segno che appunto era in fondo al mare. 2:57, sono esattamente 8 ore che sono in moto. Il di dietro comincia un po' a stancarsi, in effetti, però mi mancano 137 km. Non so perché Osman metta 3 ore e 2, spero di no.
vedo come butta fra un'ora e poi devo ancora fare un'oretta e mezza di autostrada, ma io voglio andare a vedere assolutamente la Rocca di Salleo, dove fu rinchiuso il conte di Cagliostro. Guarda che paesaggi fantastici l'Appennino. Mi sa che anche qua è passato il giro. Pantani, 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 c'è scritto per terra. C'è una strada veramente bucolica che non so nemmeno come ho fatto a beccarla. Ok, sono in vista della Rocca, qui Salleo, 5 km. Tra l'altro è una rupe pazzesca qui davanti a me. Adesso non so quanto si riesca a vedere dalla GoPro, ma a sinistra della rupe c'è stato proprio un crollo enorme, mostruoso, imponente qua la fortezza. Porca miseria, mamma mia, che crollo. Qua c'è la classica vista di Salleo e il crollo è lì, quella zona lì sulla destra. Inizio cantiere, mamma mia che posto, che posto incredibile. Qua si entra veramente nella storia. La fortezza è qua a destra. Ah, che bella la piazza, spettacolare, poi con questa luce top. Beh, bellissimo qua. Ah, questo borgo qua merita una visita a sé, però io adesso non posso scendere e camminare perché non ho tantissimo tempo. Il posto è fantastico, il stemma Medicei, il Giglio di Firenze, spettacolare. San Francesco d'Assisi predicò ospitato in questa casa, ma pensa quanta storia c'è qui ad ogni pietra. Eccomi ragazzi, allora ho raggiunto il mio obiettivo di oggi, ho raggiunto la Rocca di Salleo, che ha una storia antichissima. Una prima fortificazione, pensate, fu costruita lì sopra dai Romani. Vide nel 1300 la visita, chiaramente non nella prigione ma nel paese di San Francesco, poi nel 1300 addirittura di Dante. La prigione fu luogo di permanenza di Felice Orsini e del conte di Cagliostro, due personaggi che di per sé meriterebbero mezz'ora di spiegazioni per quanto è stata variegata e travagliata la loro vita. Naturalmente non entriamo nei dettagli delle biografie di entrambi, se no facciamo una lezione di storia e vi racconto solo alcuni aneddoti particolari. Felice Orsini era un rivoluzionario convinto, voleva appunto l'indipendenza della Romagna dallo Stato Pontificio. Divenne, tra virgolette, famoso perché causò una strage nel tentativo di uccidere Napoleone III, cercò di ucciderlo con delle bombe. Napoleone III rimase illeso nella sua carrozza, ma le bombe causarono l'uccisione di 12 persone e 156 feriti, e poi venne sbattuto qua dentro. Chiaramente la storia è molto più complessa, conobbe Mazzini, fu mazziniano, divenne famoso in Inghilterra, però vi rimando alla storia specifica se vi va di approfondire la sua vita. Se la storia di Felice Orsini è complessa, quella del signor Giuseppe Balsamo, conosciuto come Alessandro Conte di Cagliostro, che conobbe anche qui le prigioni di Salleo, è estremamente più complessa. Quello che oggi possiamo chiamare un traffichino, la sua vita è veramente un romanzo. Vi invito a guardarla su internet, ci si potrebbe fare un film. Frequentò 1000 corti europee, Londra, Francia, Spagna, Russia, Svizzera. Alla fine, vi riassumo proprio, venne attività esoteriche, di tutto, proprio di tutto. Conobbe Giacomo Casanova, che appunto lo descrisse come un fannullone che cercava di truffare il prossimo piuttosto che lavorare. Alla fine venne condannato per eresia e al carcere a vita, appunto qui venne sbattuto anche lui qua nella prigione di Salleo. Ah, quella frana che si vede è del 27 febbraio 2014, alle 18 di sera si è staccata un'enorme parte della rocca, ma per fortuna nessun morto e nessuna abitazione coinvolta, quindi è recentissima, si è staccata 8 anni fa.
Beh ragazzi, adesso io me ne torno verso la costa. Spero che questo video vi sia piaciuto, che abbiate scoperto anche qui cose nuove. Vi lascio la traccia in descrizione. Ricordatevi che è un po' zig zag, quindi va seguita. Io su Osmand ho tolto l'opzione che mi ricalcolava il percorso se usciva la traccia di 50 metri, ho messo a 500 metri così riesco a seguire bene la traccia. E comunque ve la trovate tutta in descrizione. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e statemi bene al prossimo giro. Ciao ragazzi! Piccolo fuori onda sulle difficoltà di fare questi video. Cioè mi sono fermato in un punto per parlarvi un po' di Stalleo, di Cagliostro, di quelle robe lì, e sono dovuto andare via perché nonostante avessi la tuta da moto sopra e sudavo come un porco mi stavano massacrando le zanzare e mi pungevano in faccia. Zanzare e mosche. Sono spostato in un altro punto, continuavano a passare motorini di ragazzini con i cinquantini modificati. Buah, buah, buah. Niente. Terzo punto, terza registrazione quella era ragazzi, terza. Solo per parlare quanto? 2 minuti? Vabbè, spero che vi piaccia ragazzi, dai, ciao ciao! Ormai è notte, quasi arrivato, manca pochissimo a casa ormai. Sono le 8:31, quindi sono partito alle 6:47, 6, 12, 13, quasi 14 ore in moto oggi. Non male.